Ciao a tutte e tutti e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Oggi ci trovate in un contesto un po' diverso dal solito. Siamo in mezzo alla neve sulle Alpi italiane nella regione della Val d'Aosta e siamo venuti a trovare un'amica e collega che si chiama Chiara Baravalle ed è architetta insieme a suo marito Clem, e siamo qui per mostrarvi il loro progetto di ristrutturazione. Per noi è veramente molto importante essere qui perché vogliamo farvi vedere un altro esempio virtuoso di ristrutturazione con materiali naturali. Con Chiara faremo un tour di casa. Ovviamente bisogna ricordarsi del fatto che ci troviamo in un contesto climatico molto diverso dal nostro, di casa nostra. Le temperature qui, come vedete, sono molto più rigide, quindi a livello di requisiti e di isolamento bisogna fare delle scelte sicuramente più drastiche delle nostre. Ogni territorio ha le sue esigenze e soprattutto anche la posizione della casa è importante, in base a come è esposta la casa, a quanta luce riceve. Il professionista di solito sceglie che tipo di interventi attuare sull'immobile. Siamo due cittadini, siamo nati entrambi a Roma, siamo venuti a vivere a Milano a studiare e a fare tutto il nostro percorso, e da 5 anni che siamo venuti a vivere qui in montagna, in mezzo ai boschi e alla neve. Ma la scelta, devo dire che siamo, come dire, uno dei tanti gruppi familiari che si è mossa col Covid, ma le ragioni per cui siamo venuti a vivere in montagna sono anche più profonde. Da molto tempo che la città ci stava stretta, soprattutto da quando è nata la nostra seconda figlia. Abbiamo 3 bambini meravigliosi e, come dire, avevamo iniziato a guardare non solo le previsioni meteo, anche ma le previsioni della qualità dell'aria, e vivendo a Milano era sempre abbastanza preoccupante. Quindi quando c'è stato il Covid Chiara era qui. Sì, ci ha portato un po' appunto i casi della vita. Eravamo qui durante il carnevale, siamo rimasti e da lì abbiamo pian piano maturato la scelta di dire ma forse possiamo provare a rimanere. Non è facile perché era una scelta che appunto anche negli anni passati dicevamo basta, scappiamo dalla città, però poi sappiamo che alla fine cambiare non è mai facile. Ci chiedevate prima come mai abbiamo scelto di ristrutturare con i materiali naturali, e effettivamente io, dopo aver incontrato i materiali naturali grazie anche all'associazione ANAB, avevo proprio il desiderio, l'ho portato nel mio lavoro, quindi per i clienti avevo il desiderio di portarlo all'interno della nostra abitazione, quindi lui mi ha subito appoggiato in questo, nonostante appunto ci siano magari dei costi maggiori da affrontare, però diciamo che siamo contenti di aver investito in un materiale che sappiamo che poi ci ridà nel tempo un maggior comfort, no? A livello sia di abitazione interna sì, a tutti i livelli, ma anche visivo, anche di odori, anche di contatto materico è sicuramente diverso. Almeno io sono sempre stato disturbato quando entri nelle case nuove di sentire quell'odore di chimico, cosa che qui non abbiamo mai avuto. Siamo entrati in casa e non c'era nessun odore di vernice, di acidi, no? È stato tutto odore di legno, di resina, di argilla. Ciao Chiara, eccoci qui, finalmente possiamo iniziare a parlare del progetto e non so, puoi raccontarci qual era lo stato iniziale, se avevi dei vincoli presenti sull'immobile, non so, raccontaci tu, vediamo un po'. Grazie. Quello che
Grazie Maddalena e Vincent per essere venuti qui. E allora il progetto riguardava questo immobile che appunto era una cascina e collegato all'interno nella parte più adiacente dello Stadel, che invece è un immobile di inizio 600. In questa zona siamo sui 1600, abbiamo il vincolo della paesaggistica della sovrintendenza e inoltre l'immobile adiacente, quello denominato Stadel, è vincolato essendo documento storico. Quindi il progetto ha riguardato due tipi di intervento, uno più di restauro e più conservativo per quanto riguarda la parte di Stadel, di cui noi siamo proprietari del primo piano, e in cui abbiamo potuto realizzare delle opere di efficientamento energetico, però solo dall'interno, quindi con degli isolamenti. Nella parte invece di cascina, non essendo vincolato, abbiamo potuto realizzare un cappotto esterno e un piccolo ampliamento, perché avevamo la possibilità di ampliarci di circa il 20%, e quindi abbiamo realizzato un piccolo ampliamento sotto il balcone e abbiamo alzato leggermente il sottotetto. Questo rispettando sempre i vincoli normativi del regolamento edilizio. Il progetto ha riguardato quindi una ristrutturazione generale e globale per quanto riguarda la cascina, perché appunto oltre all'efficientamento energetico abbiamo dovuto rifare il tetto, quindi anche le parti strutturali, per le quali abbiamo utilizzato sempre il legno come elemento fondante del progetto, la canapa per quanto riguarda invece la parte di isolamento, quindi energetica, e poi all'interno vedrete intonaci in argilla e in calce. Qual è stata la difficoltà più grande del cantiere? Lo so che questa è una domanda impossibile, perché quando la fanno a noi non so mai cosa rispondere, ce ne sono state sicuramente tante. Allora, sicuramente è stata la complicanza di essere anche la proprietaria, quindi c'era un aspetto emotivo che in effetti negli altri cantieri non avevo mai indagato. E per quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico, sicuramente l'essere ad alta quota, non siamo sopra i 2000, però siamo a 1600, e l'utilizzo di materiali naturali che hanno delle caratteristiche come ad esempio la calce, che non può essere usata al di sotto dei 5 gradi o al di sopra dei 20. Allora, quando sei in pianura sei sempre attenta ai 20-25 gradi, che non arrivi troppo caldo. Qua invece abbiamo realizzato il cappotto alla fine per le tempistiche a settembre-ottobre, e quindi avevamo un po' la corsa contro il tempo di fare poi l'intonaco con la calce prima dell'inverno. prima che iniziasse il gelo, ecco. E quanto ti è servito essere progettista, e di che altre figure professionali hai avuto bisogno, ad esempio termotecnico, uno strutturista? Sì. Non so se vuoi elencare anche a chi meno del settore le figure che normalmente in un progetto del genere sono necessarie da interpellare. Certo, allora esatto, l'aspetto del progetto e anche della pratica edilizia l'ho seguita interamente io, e poi ci sono state delle figure che mi hanno accompagnato, che sono lo strutturista, che è stato fondamentale per inquadrare anche il tipo di intervento che andavamo a fare, quindi siamo rimasti comunque in un intervento locale, quindi anche la mia indicazione era di utilizzare non il cemento ma il legno come materiale strutturale, e soprattutto appunto il legno massiccio, che quindi ha delle caratteristiche anche strutturali diverse rispetto al lamellare, e quindi anche l'aspetto dei calcoli sono stati di conseguenza. L'altro tecnico di riferimento è stato il termotecnico, che ha valutato insieme le stratigrafie, perché appunto in realtà è molto complesso, avevamo tantissime stratigrafie perché ogni solaio, da una parte c'era il laterocemento esistente che abbiamo mantenuto, dall'altro invece l'abbiamo demolito e quindi abbiamo progettato un nuovo solaio, quindi avevamo tante stratigrafie, e quindi non solo per la legge 10 che è un aspetto più tecnico da consegnare in comune, ma proprio anche a livello energetico. Come si comportano i ponti termici, esatto. Dove c'è bisogno aggiungere più isolante o
o invece dove non c'è bisogno. E poi studiare anche il tipo di riscaldamento. Noi qui alla fine, dopo varie indecisioni, abbiamo deciso di utilizzare la pompa di calore, perché sul tetto avremo poi il fotovoltaico che quindi aiuterà la pompa di calore, e questa funziona bene con i pannelli radianti a pavimento. All'inizio non pensavamo di riuscire a utilizzarli anche nella parte di Stadel, che è quella più storica, poi avevamo paura che non fossero abbastanza comunque sufficienti per scaldare. Poi appunto con l'aiuto del termotecnico abbiamo studiato una soluzione, e sicuramente con l'aiuto poi anche di una piccola stufa, questo ci ha permesso di scegliere di non avere due tipi di impianti, quindi uno riscaldamento classico e dall'altra parte della casa riscaldamento a pavimento, ma di averne uno unico, e quindi questo è stato fondamentale, la scelta del termotecnico. E poi l'altra figura, le figure diciamo dei cantiere, quindi gli vari artigiani, che per la scelta poi dei materiali naturali, a scegliere alcuni artigiani che conoscevano già il materiale, questo ci ha permesso di andare un pochino più veloci sulla parte degli interni. E di realizzare un lavoro fatto meglio. Esatto, sì. Avere anche la sicurezza di essere in due a controllare il cantiere, a controllare che la realizzazione venga effettuata diciamo a regola d'arte. Vabbè, ce la fai visitare? Sì, dai, entriamo. Ecco, provo a spiegarvi un po' com'era prima la casa. Qui sotto c'era la stalla per gli animali, prima appunto le mucche, poi ultimamente c'erano anche i cavalli, e sopra era invece adibito a fienile. La parte invece centrale era dedicata alla parte sotto, sempre di stalla, cantina, deposito. La parte del primo piano era invece già utilizzata come abitazione ed era collegata al primo piano appunto dello Stadel, erano collegate internamente, e la parte del sottotetto era usata sempre come deposito. Nel progetto, essendo appunto noi una famiglia con 3 bambini, all'epoca ne avevamo 2, avevamo progettato di tenere diciamo la parte più abitativa nel primo e nel secondo piano del sottotetto, e lasciare invece questa parte del piano terra ad uso diciamo diverso. Noi siamo entrambi liberi professionisti, quindi l'idea era di lasciare una parte per l'ufficio e una parte per una camera per gli ospiti, e poi abbiamo il locale tecnico. Dal punto di vista della scelta diciamo della distribuzione interna, mi ha un po' diciamo guidato la scelta diciamo della disposizione, anche le linee diciamo i principi della bioarchitettura, quindi soprattutto per il piano terra abbiamo posizionato delle zone di servizio, quindi il bagno, la lavanderia, la scala di collegamento tra il piano primo e il piano terra a nord, in modo che diciamo si sfrutta la parte meno esposta al sole per delle zone di servizio. La parte invece a sud è stata utilizzata per posizionare la zona giorno, quindi ad esempio sopra abbiamo il soggiorno e qui davanti l'ufficio. La scelta di aprire diciamo la vetrata, di allargare il più possibile, è stata un po' una scelta diciamo architettonica, estetica, dall'altra anche appunto sempre a livello energetico l'idea di poter immagazzinare il più possibile il calore del sole nelle ore diciamo centrali della giornata. Ad esempio oggi che siamo in inverno il sole arriva alle 11 circa fino alle 15 del pomeriggio, e stiamo facendo un po' un esperimento. Al piano terra lasciamo spento il riscaldamento, la mattina quando arrivo troviamo i 15 gradi e quando arriva il sole si scalda anche di 2-3 gradi, arriva fino ai 18 all'interno senza alzare il riscaldamento, quindi è stata un po' una scelta anche energetica.
mentre il resto delle aperture erano già esistenti, alcune sono state allargate qui a sud, mentre quelle a nord sono state mantenute quelle esistenti e molto più piccole, appunto per migliorare, diciamo, l'aspetto energetico generale dell'abitazione. Per quanto riguarda i materiali, diciamo, che si vedono all'esterno, abbiamo deciso abbiamo utilizzato il larice, che è un legno locale che viene utilizzato in tutte le abitazioni valser, quindi tradizionale, e l'intonaco esterno abbiamo realizzato il cappotto, ma sopra la rasatura del cappotto abbiamo steso un intonaco più grezzo, utilizzando anche la sabbia e l'inerte locale, in modo da poterci collegare alle abitazioni diciamo adiacenti. E il legno della vetrata è appunto sempre in larice, è termotrattato in modo che riesca ad essere un pochino più stabile, perché comunque è molto grande, però è lasciato grezzo. Abbiamo deciso di non dare appunto protettivi, vernici, proprio per poterlo lasciare così naturale. Col tempo pian piano si scurirà, come si sono scuriti il resto dei legni, diciamo, delle abitazioni adiacenti. E il tetto abbiamo deciso di lasciare i travetti sempre a vista, in modo da uniformarci alle case tradizionali del contorno. Ecco, il tetto, sì, noi qui abbiamo il vincolo, diciamo, di utilizzare le lose, che sono le pietre. Si fa un po' fatica adesso a trovare delle pietre di Luserna che siano buone, però avendo questo vincolo diciamo che il tetto, tutti i tetti, diciamo, del centro storico sono realizzati con le pietre. Qua siamo anche in un posto dove si vede, c'è un confronto tra una casa vecchia esistente e la ristrutturazione che avete fatta voi. È interessante anche vedere come avete trattato la facciata, perché dicevi prima sì, che hai utilizzato sabbia, inerti locali con della calce, che è esattamente quello che si faceva prima sulle murature esistenti. Puoi parlare anche forse di come hai isolato queste pareti? Esatto, qua c'è un pezzettino del cappotto in fibra di canapa. Lo spessore è 18 cm, perché comunque qui siamo appunto in una zona climatica F, quindi era necessario avere quello più, diciamo, più spesso, e sopra la quale, diciamo, il pannello è 80 per 1,20 m, viene tassellato al muro. Siccome il muro esistente, l'intonaco era stato parzialmente, si era demolito, abbiamo dovuto prima dare una rasatura di intonaco sempre a calce, poi abbiamo incollato con sempre la calce e la rasatura il cappotto, e sopra il quale abbiamo dato un'ulteriore rasatura, che è quella che viene, diciamo, venduta proprio per il cappotto, per proteggerlo dalle intemperie, ma poi la vera e propria protezione viene data dall'intonaco, che in questo caso è di circa 5 o 6 mm, e abbiamo inserito appunto gli inerti locali, un po' di polvere di marmo che aveva l'impresa. La scelta era appunto di cercare di renderla poi omogenea con il resto delle abitazioni, anche se qui poi l'intonaco piano piano si è scrostato, però se ci si avvicina si può vedere che è dello stesso tipo. Ovviamente lo strato finale degli edifici è una delle cose più importanti, perché noi lo ripetiamo sempre, è la cosa che permette la traspirabilità delle stanze, del fabbricato in sé, e quindi fa passare, cioè il materiale che è utilizzato nella realizzazione dell'intonaco è fondamentale, perché se è impermeabile non fa passare adeguatamente l'aria e quindi può creare tutti quei fenomeni di stagnazione dell'acqua, l'umidità di risalita che arriva dal terreno, e quindi la creazione di
muffe e di problematiche che o adesso si trovano in tantissime situazioni. Quando andiamo a fare i sopralluoghi in case da ristrutturare, il problema numero 1 in Italia sono le muffe. Questo perché si sono usati per tanti anni intonaci cementizi e purtroppo si usano ancora anche su edifici sia all'esterno che all'interno, quindi esatto. crei più o meno un sandwich, esatto, crei un sandwich, e quindi soprattutto quando si tratta di una casa che come in questo caso parte dal terreno, l'umidità che sale dal terreno rimane bloccata tra due strati impermeabili e quindi non ha possibilità di uscire fuori e di evaporare. Ecco, qua ad esempio si vede bene che c'è un dislivello, perché la parte del piano terra in realtà è in parte anche interrata, e infatti un lavoro importante che abbiamo fatto è stata tutta un'intercapedine esterna, quindi abbiamo scavato circa 2 metri, perché lì abbiamo una differenza di dislivello di 2 metri. Abbiamo scavato, abbiamo isolato e poi abbiamo rigettato, diciamo, all'interno ghiaia e anche un po' di vetro cellulare che è sempre drenante, proprio per permettere all'acqua esterna di fluire via e di isolare bene dall'esterno l'abitazione. E quindi di rallentare o comunque evitare che si creino delle zone stagnanti d'acqua che di nuovo favoriscano queste risalite d'acqua dal terreno. Sì, perché è anche importante da dire che su una casa vecchia, anche su una casa nuova, le risalite sono delle cose che sono normali. L'importante è sempre di avere un'uscita per questa umidità. Infatti anche all'interno abbiamo usato intonaci deumidificanti e comunque sempre a base di calce, in modo che appunto da entrambe le parti l'acqua eventuale possa uscire, perché comunque il muro esistente è sempre quello, quindi la base, diciamo, il piede, quel dettaglio rimarrà sempre diciamo un nodo critico della casa, non essendo una nuova costruzione ma essendo una ristrutturazione. Sullo stesso tema forse potremmo già saltare su un altro intervento, il sottofondo del piano terra. Sì. Come l'avete trattato riguardo a questa stratigrafia? Sì. Esatto, allora lì abbiamo scavato sia per fare le sottofondazioni che erano necessarie e sono state realizzate appunto sotto, diciamo, la pietra delle sottofondazioni in calcestruzzo, e dal piano terra in su invece non abbiamo più utilizzato calcestruzzo, ma siamo riusciti anche agli elementi strutturali a utilizzare il legno, comunque delle alternative che poi vi faccio vedere. La stratigrafia del piano terra, abbiamo utilizzato il vetro cellulare, che sono dei granuli che vengono utilizzati al posto delle igloo, quindi per fare proprio l'intercapedine, per fare il vespaio aerato, e la caratteristica, diciamo, più performante rispetto all'igloo è il fatto che oltre a fungere da vespaio permette anche di isolare, quindi il vetro cellulare ha una lambda comunque che riesce a garantirti un migliore isolamento. Sopra il vetro cellulare abbiamo fatto una gettata di una cappa, sulla quale abbiamo poi gettato il massetto degli impianti in calce, e in realtà qui il pavimento, abbiamo detto, è sempre riscaldamento a pavimento, per cui abbiamo utilizzato un isolante a pavimento sopra al massetto degli impianti, il sughero, che comunque ha un buon isolamento, ed essendo rigido riesci comunque ad utilizzarlo al posto dell'EPS e classico. in poco spessore anche. Sì, abbiamo usato 3 cm di sughero, poi sono stati posati i tubi del radiante, sul quale abbiamo gettato il massetto, quello invece del radiante, sempre a base calce. Sopra questo abbiamo posato il pavimento, che è in travertino, quindi di pietra, scelto appunto dal committente, mio marito, e in questo caso siamo riusciti a usare la calce per posarlo, quindi non abbiamo utilizzato le colle, ma l'impresa è stata brava a utilizzare, diciamo, calce per posare il travertino. Ci sono 2 cose sulle quali apportare forse precisioni. Prima cosa, il lambda è il valore di conducibilità termica che più o meno, più questo valore è basso,
più un materiale isolante. Seconda cosa, la scelta del travertino dentro, che vedremo anche dopo, sempre fondamentale scegliere un materiale che rispettasse anche la permeabilità del pacchetto. Sì, esatto. Cioè lo stesso concetto dell'intonaco, anche lì deve poter evaporare o comunque respirare il pavimento. Se noi mettiamo una piastrella in grass, che sono quelle più vendute al momento, creiamo un tappo, quindi tutto il discorso di prima di nuovo si ricrea, cioè la stessa umidità rimane chiusa dalla piastrella in grass, quindi la sfida è trovare un pavimento che sia traspirante, come può essere il parquet, come può essere il travertino che hanno messo loro, le pietre o la terracotta come abbiamo messo noi in casa. Ecco, esatto, in realtà all'inizio pensavamo di usare il cotto, che ci piaceva, comunque abbastanza vicino perché in Piemonte c'è la tradizione del cotto, e poi abbiamo scelto... avete apportato. Abbiamo portato le nostre origini. Sì. Esatto, infatti. Possiamo anche aggiungere che il fatto di trattare il sottofondo, il pacchetto del pavimento sottofondo con dei materiali respiranti aiuta anche le problematiche che si rincontrano sui muri, perché l'umidità che arriva da sotto, se abbiamo lì per esempio un sottofondo in cemento, quindi impermeabile, l'umidità che risale ha solo un'uscita, e questa uscita è la muratura in pietra delle pareti esterne. Invece lì le diamo una via d'uscita molto più ampia, una superficie di uscita molto più ampia. Sì, infatti mi viene in mente che anche qui all'esterno abbiamo posato le lastre di pietra, quindi quelle tradizionali, le abbiamo posate direttamente con la terra, non abbiamo usato il calcestruzzo. Qua siamo appunto nel piano terra, vediamo il travertino di cui parlavamo prima. Possiamo già vedere anche dal termostato che sono passate 1 ora e mezza e siamo arrivati a 18 gradi. Si sta benissimo. E prima erano 16, quindi comunque sono molto contenta di questa vetrata, che anche grazie appunto al termotecnico abbiamo studiato insieme per calibrare un po' gli apporti energetici. E questa era la stalla, e i muri erano tutti intonacati e li abbiamo scrostati per una questione appunto di igiene. Siamo arrivati ad avere il muro in pietra, sul quale abbiamo poi realizzato un intonaco deumidificante soprattutto per i muri controterra, quindi la parte a nord, e poi sopra un intonaco a calce. Il solaio invece superiore, quello diciamo del primo piano, era in laterocemento con queste putrelle esistenti, e siccome era un po' ammalorato, i tondini di ferro erano ammalorati, li abbiamo demolito e abbiamo realizzato un nuovo solaio in legno, quindi con dei travetti dello spessore che potessero entrare all'interno della trave. Lo strutturista mi ha calcolato la dimensione, l'intera asse. Sopra i travetti c'è uno strato diciamo di perline di 2 centimetri, sempre in larice, sopra il quale passavano diciamo tutti gli impianti, quindi quello idraulico in realtà non abbiamo nulla perché in questa parte della casa è il soggiorno, quindi c'era solo l'impianto elettrico. Sopra queste perline abbiamo poi gettato il massetto impianti in calce. Sopra il massetto abbiamo messo uno strato, un feltro di canapa, un materassino diciamo acustico, e sopra il quale abbiamo posato il radiante a pavimento sempre sottile, per uniformarci al resto dell'abitazione dove avevamo invece un problema di altezze. Quindi questa camera, oltre ad avere il comfort abitativo dei materiali naturali che fanno già un lavoro enorme, ha anche questa bellissima vetrata
che non è solo panoramica ma ha una funzione anche, come dicevi prima, energetica. Vuoi approfondire un po' di più? Sì, allora i vetri che abbiamo utilizzato, cioè tutti i serramenti sono in triplo vetro, perché appunto siamo sempre una classe nella zona F, no? Quindi climatica con un clima più rigido, quindi è un triplo vetro, e i serramenti sono realizzati in larice, sempre con lo stesso larice della segheria che si trova a Castellamonte, ed era la più vicina, diciamo, a noi, che utilizzava un legname locale, quindi è un larice italiano che si trova a 50 km quindi di distanza dalla segheria, quindi diciamo quasi a chilometro zero. Assolutamente. E qua d'estate non hai troppo il problema del surriscaldamento, puoi anche aprire. Esatto, allora questa sarà la prima estate. Adesso sto testando come funziona l'inverno, quindi sono contenta che appunto effettivamente quello che avevamo progettato si riscontra nella realtà. D'estate la mia idea è che in realtà qui a Gressonei anche ad agosto, allora, le ore di sole sono sempre poche rispetto a altri territori e siamo comunque in alta quota, quindi l'estate si raggiungono temperature massime esterne di 22, 23, a volte anche 25 gradi, però la mia idea è di poter comunque arieggiare eventualmente l'interno aprendo, diciamo, la vetrata, che in questo caso è frontale, però abbiamo anche eventualmente la porta d'ingresso proprio per permettere di fare il circolo e fare corrente. Certo. E non abbiamo progettato schermature, poi magari vi invitiamo d'estate, vediamo se si può, se fa troppo caldo. Ma non credo. Ecco, questa è la parte di ampliamento, quindi sotto al balcone abbiamo realizzato un piccolo ampliamento e questa è un'altra camera. Qui appunto, siccome questa casa è stata un cantiere scuola di ANAB, abbiamo realizzato in questa parete la calce canapa, che è appunto un isolante. Abbiamo utilizzato direttamente un intonaco miscelato qua in cantiere con gli artigiani, miscelato calce e canapulo. Questo perché è la parete di separazione tra l'abitazione e il locale tecnico, e avevamo inizialmente pensato di utilizzare i blocchi di calce canapa, però per un discorso anche di logistica del cantiere era un po' difficile farli arrivare solo per così piccole quantità, solo per questa parete, quindi abbiamo utilizzato dei blocchi di laterizio e poi l'abbiamo intonacata con la calce canapa. E lo stesso è successo per questa parete, diciamo, dell'ampliamento. Abbiamo utilizzato un mattone da 12 e poi siccome c'era avanzato della fibra di canapa del cappotto da 18, abbiamo così realizzato la parete da 30 centimetri. E invece qua ritroviamo lo stesso intonaco di calce. Sì, diciamo che abbiamo utilizzato sempre gli intonaci tutti a base, cioè sono tutti di calce, non a base calce come ci sono altri. Sì, a base di calce a volte troviamo 30% di cemento dentro, sì. E quindi... Sì, diciamo che se ci si affida ad un tecnico, il tecnico è capace, è importante che legga le schede tecniche. Ci sono sul mercato molti prodotti di calce molto buoni, di diverse aziende, e che speriamo appunto se aumenta la richiesta, diciamo, sia dei proprietari, no, che vogliono ristrutturare casa, sia degli architetti e dei professionisti che conoscono i materiali, speriamo possano essere sempre di più a disposizione anche in territori magari come questo, che invece sono difficili da far arrivare. Qua possiamo anche notare un dettaglio interessante sull'isolante che è stato messo tra la muratura e il serramento. Quindi sì. Dicevi... Sì, qui diciamo in Italia si usa sempre il falso telaio per posizionare poi il serramento. Dall'esterno è stato sigillato con un nastro e poi è stato realizzato il cappotto e poi intonacato. Dall'interno invece questa fessura, questo vuoto tra il serramento e il falso telaio è stato riempito con sempre la fibra di canapa, una treccia in questo caso, e poi verrà sigillato
il lato chiuso con il coprifilo in legno. È un dettaglio interessante perché per esempio a casa nostra questo dettaglio è stato fatto con la schiuma. Dicevi anche prima, Chiara, che in alcuni punti gli operai hanno usato anche della schiuma, sì. Però tu hai fatto attenzione a farli utilizzare una schiuma che aveva un contenuto un po'... Diciamo che appunto di schiume sul mercato ce ne sono tantissime, sì. E di solito avevo un po' preallertato i vari artigiani che non volevo che usassero schiume o siliconi senza il mio permesso, diciamo. E quindi quando dovevano essere utilizzate, perché in alcuni casi è diciamo quasi necessario, allora abbiamo utilizzato una schiuma a base poliuretanica che diciamo che è un pochino più controllata l'aspetto diciamo dei VOC, delle emissioni degli inquinanti all'interno delle abitazioni. Esatto, per chi non lo sapesse ne abbiamo già parlato in passato, si tratta i VOC, chiamati anche COV a seconda della lingua, sono delle particelle aeree che vengono rilasciate da tanti materiali. È molto importante anche verificare per la salubrità delle persone che vanno a vivere la casa cosa rilascia quel materiale che viene posato, installato. Questo vale per pitture, vale per schiume, vale per qualsiasi cosa, i giunti nel pavimento, per le colle, i siliconi appunto. Quindi Chiara, che giustamente ha anche 3 bambini piccoli da crescere e vuole una casa salubre, è stata l'incubo dei suoi artigiani probabilmente. Sì. Possiamo procedere nel bagno, perché nel bagno c'è anche una cosa interessante che abbiamo avuto anche noi nella nostra casa, è come trattare una superficie che dovrebbe essere resistente all'acqua, però sempre essendo traspirante. Sì. E quindi lì abbiamo un pastellone. Sì. Quindi un rivestimento a calce e cociopesto. Sì. Rispetto al cociopesto che noi abbiamo utilizzato negli altri bagni della casa, il pastellone è un pochino più resistente. Questa è la facciata nord di cui parlavamo prima e le aperture erano quelle esistenti, come vedete erano già abbastanza piccole, e poi abbiamo aggiunto delle aperture al piano di sopra proprio piccoline, 60x60, per far entrare la luce nel bene. Andiamo? Perfetto. Ecco, wow. Qua siamo nella parte d'ingresso dove prima era appunto il fienile della casa. C'era già questa doppia altezza perché era un fienile molto grande. Questa entrata è una cosa incredibile, è veramente bellissima. Uno viene qua e non vuole più andarsene, mi sa.
Sì, in effetti è anche quello che anche i bimbi preferiscono di più, hanno le camere, però alla fine abbiamo preferito lasciare più spazio alla zona giorno e all'angolo cottura. Abbiamo fatto appunto queste 2 aperture, non c'erano perché qui era lo stesso immobile, però questa parte era completamente separata, essendo stalla e femminile, e quindi qui c'era l'abitazione. Noi abbiamo fatto queste 2 aperture, sia in questo piano che è il piano superiore, e anche qui l'aspetto strutturale invece sono stati usati dei mattoni pieni, sempre con la calce, per tenere e dare anche, abbiamo poi voluto usare degli archi, quindi abbiamo fatto queste volte, e altrimenti ci sono i travetti, diciamo, di legno. Non so se Vince ha ripreso il soppalco. Quello. Sì, qua allora abbiamo pensato, vabbè, in montagna è sempre utile avere la bussola d'ingresso, quindi qua dietro c'è l'ingresso che è stato chiuso, e siccome appunto per non disperdere il calore abbiamo creato, diciamo, un nuovo solaio, sia per chiudere la parte di ingresso e sia per avere uno spazio in più al piano superiore. Quindi sul punto di vista dei materiali troviamo su questa parete qua a mia destra di nuovo l'intonaco a calce. Questa è una parete che dà sull'esterno, quindi che ha anche il capotto esterno. Esatto. E invece dentro sulle altre pareti abbiamo Intonaco di argilla. questo intonaco di argilla. Non so esatto. se avete notato che io mi sono già denudata perché il comfort si sente, è notevole. Come diceva Chiara, accendono il riscaldamento poco e siamo comunque in un territorio alpino, e quindi è importantissimo anche l'effetto che questi materiali danno a livello di comfort indoor e di sensazione termica. Sì, e abbiamo un elemento importante che è anche il pavimento. Qua abbiamo quindi questo larice spazzolato, oliato. Sì. Qui abbiamo deciso di oliarlo perché con i bambini, cucina, eccetera, abbiamo deciso appunto di usare un olio sempre controllando la scheda tecnica, e effettivamente lo protegge, perché comunque abbiamo già iniziato a usarlo, ed è un aiuto, nel senso che anche per pulirlo è più facile rispetto a lasciarlo al naturale. E questo pavimento è stato inchiodato sul pannello sottostante del radiante. È stata una lavorazione un po', diciamo, complicata, anche il falegname effettivamente sono stati molto bravi, e questo proprio per non avere ulteriori colle. Insomma, di solito si incolla il pavimento sopra il radiante. E riguardo ai materiali, soprattutto l'argilla, perché ad esempio noi in casa nostra abbiamo messo prevalentemente canapa, l'intonaco termocorrettivo era a base di canapa. Quindi ci interessa forse raccontare di più l'argilla, gli intonaci d'argilla che avete fatto, se avete usato diverse tecniche di posa o una sola, raccontaci un po'. Sì, allora l'argilla anche per me è la prima volta, l'ho usata in altri cantieri, però in questo cantiere abbiamo utilizzato la lastra di argilla, che è un po' come una lastra, diciamo, un sostituto del cartongesso, e l'abbiamo utilizzato per le nuove pareti, che quindi in particolare sono questa dell'ingresso e le pareti del bagno, che vedremo dopo. Abbiamo realizzato una struttura di legno, quindi anziché i montanti del cartongesso in alluminio abbiamo usato dei montanti 8x8, 6x6 di legno. Da entrambi i lati abbiamo messo le 2 lastre di argilla e in mezzo l'isolante sempre in fibra di canapa. E l'argilla in questo caso, con questo circa 1 centimetro, 1,5 centimetri di lastra, più la sua strato di finitura, sempre di intonaco di finitura in argilla, aiuta moltissimo a regolare l'umidità interna. È sempre un materiale naturale, quindi traspirante, e ha però appunto questa capacità sia igroscopica, quindi collabora a regolare l'umidità interna, quindi se è troppo umido l'assorbe e poi la rilascia nel tempo, quando invece
l'ambiente più secco. E poi l'altro aspetto è che invece ha una buona capacità termica, quindi anche queste pareti aiutano nel momento in cui c'è l'irraggiamento solare, si riscaldano, o comunque anche quando si accende il riscaldamento si riscaldano e poi le rilasciano sempre in modo graduale nel tempo, quando magari di notte si abbassa la temperatura, il muro aiuta comunque a rilasciare. Possiamo forse, adesso che stai parlando di questo, parlare del metodo di riscaldamento, quindi è un riscaldamento a pavimento e il calore viene fornito dalla pompa di calore che abbiamo visto prima fuori. Sì, è una pompa di calore esterna che appunto ha l'unità esterna, poi l'unità interna che riscalda, diciamo, l'acqua a una certa temperatura che poi va direttamente nel radiante, e la pompa di calore in questo caso ci serve anche per scaldare l'acqua calda sanitaria. Per questo con il termotecnico abbiamo deciso di sfruttare diciamo il tetto per installare il fotovoltaico, e in modo da dare supporto alla pompa di calore. Sì, sicuramente pompa di calore e fotovoltaico insieme sono il sistema che al momento forse è considerato il migliore dal punto di vista del consumo energetico. Possiamo fare un giro forse la tua cucina? Possiamo entrare da di qua, c'è la parte della cucina, e come vedete appunto qui il soffitto è più basso, sono i 2,20 m, e questa apertura era già esistente e abbiamo tenuto, diciamo, le aperture esistenti. Qui c'è il balcone che quindi anche da sud comunque porta molta luce, e appunto l'argilla aiuta molto anche qui, che è un ambiente della cucina dove si produce umidità, a regolare un po' l'umidità. Ma poi anche la textura esteticamente bellissima, e eventualmente si può anche tinteggiare con immagini. Ecco, sì, noi abbiamo deciso di tenere questo colore che era il colore della terra, poi dipende anche lì dal tipo di terra che si usa. Quella che abbiamo usato noi aveva questo colore, ci piaceva, e abbiamo deciso di non dare lo strato di finitura di pittura finale in argilla, però eventualmente si può pitturare, e ci sono comunque vari colori, vari coloranti, si usano sempre coloranti naturali, anche il verde si riesce ad ottenere partendo da un'argilla bianca magari un po' più chiara. Bellissimo. Quindi le soluzioni ci sono. E qua appunto abbiamo fatto una porta, l'unica porta divisoria tra zona giorno e zona notte, perché comunque funziona bene sia per i rumori che per la parte quando cucini produci odori. E quindi c'è il disimpegno, dove si trova subito il bagno. Qua il bagno. Ecco, qua il bagno appunto abbiamo usato sempre le pareti, abbiamo intonacate di argilla, accendo un po' la luce, e effettivamente l'argilla bisogna stare attenta perché patisce l'acqua, quindi se si bagna diciamo che potrebbe rovinarsi, però abbiamo deciso comunque di tenerla dietro anche ai sanitari, gli abbiamo dato un protettivo, e poi ecco, qualche schizzo, la parete si bagna e poi si asciuga. E questa invece è la vasca che abbiamo realizzato in coccio pesto, che è sempre il materiale che abbiamo visto nel bagno. Ecco, nei bagni abbiamo usato sempre il coccio pesto, però abbiamo cambiato la colorazione, ad esempio, perché qui sul verde, e allora per realizzarlo hanno utilizzato degli ossidi, mentre quando vai più sui colori rossi si utilizza invece più le terre. Ecco, qua abbiamo fatto una scala interna di legno, e sempre in larice. Eccoci, e questo appunto era il sottotetto, e quell'apertura era già esistente e veniva usata come deposito, quindi si passavano di là probabilmente le balle di paglia da stoccare. Qui manca ancora la parte dei vetri che separerà il bagno, perché
ci piaceva in realtà più a mio marito piaceva l'idea di sfruttare comunque anche la luce che arriva dalla Velux, però se ci pensi anche il corso di ANAB sulla luce ci aveva parlato, io non avevo mai pensato a questo, cioè la bellezza di essere in una casa dove hai più fonti luminose, Sì. quindi hai una fonte che ha le finestre perimetrali, poi hai magari una zenitale e quindi da lì sfrutti anche quest'altro ingresso di luce. Ecco. Bellissimo. Però anche qui c'è sempre la doccia con lo stesso colore verde e l'argilla dietro alla... E lì vediamo anche un dettaglio interessante. Ecco, Questa qua si vede, è però. una rete in Utah. In canapa? No, è la rete di Utah. Questa dovrebbe essere quella che è già attaccata al pannello. Qua si vede proprio tutta la stratigrafia. C'è il montante di legno, quindi dentro il quale c'è l'isolante, la lastra di argilla e poi la rete. Non mi ricordo se qui ne avevano aggiunta una ulteriormente perché era un pezzettino piccolo, avevano paura magari che potesse crepare. E quindi si vede diciamo tutto il dettaglio. Sì, ecco, qua c'è invece la stanzina segreta col soppalco, e che appunto l'idea è poi di collegarla anche al piano terra con una libreria, una scaletta che sale. Anche con una scala, quindi, sì, okay. Pensavo una scalette, sai, quelle un po' ripide giapponese. sì, perché ecco, la mia ispirazione erano le stanze del tè che sono sempre in alto, no? E devi raggiungerle con una scaletta e così diventa un po' una stanza meditativa. Ecco, a me mi piace sempre lanciare un po' questo messaggio, no? Che appunto ci serve sempre un là per fare un cambiamento, però è importante anche appunto pensare a dove viviamo e come viviamo i nostri spazi, quindi anche nelle città dove magari alcuni non possono cambiare per motivi lavorativi, familiari, è possibile vivere in modo più salutare, stando attenti anche a quello che noi mettiamo all'interno delle nostre abitazioni. Quindi come architetto mi piace un po' lanciare il messaggio di stare attenti appunto ai materiali che utilizziamo. Allora, per concludere questo bellissimo tour che Chiara ci ha fatto in casa sua, Chiara e Clem ci hanno fatto in casa sua, e ovviamente anticipiamo una richiesta che sicuramente arriverà nei commenti, che è: quanto è costata più o meno una ristrutturazione del genere? Non so se hai voglia di darci un range di prezzi o... Sì, allora sicuramente appunto una domanda che si fa spesso quando si utilizzano i materiali naturali è il costo. È vero che se tu compari due isolanti, non so, l'EPS e la fibra di canapa, sicuramente aver fatto il cappotto esterno in fibra di canapa ha un costo proprio a metro quadro maggiore rispetto all'EPS, però è importante ricordarsi quello che sono le caratteristiche anche di questi due materiali. L'EPS ha una valutazione, diciamo, funziona dal punto di vista dell'isolamento, però poi abbiamo detto che ti impedisce di avere quella traspirabilità che invece un muro, soprattutto in pietra e anche in mattoni come era il nostro, è importante che continui ad avere, e quindi la fibra di canapa ha sicuramente questo valore aggiunto della traspirabilità, oltre al fatto di mettere invece all'interno delle abitazioni
costruzioni, quindi l'argilla, sempre la fibra di canapa nelle tramezze interne, hai diciamo la sicurezza di non portare all'interno dei materiali che ormai sappiamo che sono inquinanti per il nostro proprio il nostro organismo, soprattutto l'aspetto respiratorio. E poi dicevamo anche la qualità del sonno è migliore, perché comunque poi va a riguardare un po' tutto il benessere della persona in generale, e quindi un po' questo è importante ricordarlo. E poi ecco, la differenza tra magari una nuova costruzione e una ristrutturazione è il fatto che comunque quando hai a che fare con un immobile da ristrutturare hai sempre delle incognite che magari non erano previste, quindi sicuramente alcuni extra è bene tenerli a mente, perché ci saranno sicuramente, perché poi questo è stato un grande intervento. Abbiamo fatto comunque il cappotto esterno, il nuovo solaio, la nuova copertura, i nuovi serramenti, quindi è quasi tutti i nuovi impianti, idraulico, elettricista, certo. E quindi hai comunque il costo di una nuova costruzione con anche però i vincoli di un immobile esistente, che esatto. Quindi hai altezze, alcune cose da rispettare. Quindi con sorprese che sorgono durante il cantiere, come dicevi tu, che possono ovviamente creare degli aumenti di costi non previsti, però quello succede in tutte ricordarselo quando esatto. Si ha una ristrutturazione da fare, avere un extra budget da tenere sempre un po'. Esatto, è importantissimo. E il range più o meno totale, se dobbiamo fare una somma di non so, ma considerando anche tutto, le spese comprese, diciamo magari i professionisti eccetera, si aggira intorno ai 2000-2005 al metro quadro, che però parlando anche con l'impresa locale è un po' il prezzo che si stima per una ristrutturazione di un rudere, e quindi più o meno siamo rientrati all'interno della stima delle ristrutturazioni locali. Io e Chiara ci siamo conosciute prima online, ma poi abbiamo scoperto di avere partecipato entrambe al corso di Scuola di Architettura Mediterranea per professionisti organizzato da ANAB, che è l'Associazione Nazionale per l'Architettura Bioecologica, e che raccoglie tutti quei professionisti del nostro settore che hanno l'attenzione verso una progettazione più salubre, quindi usano nei loro progetti l'impiego dei materiali naturali. Grazie a questa associazione Chiara è anche riuscita a organizzare una visita sul suo cantiere aperto, e tra l'altro non sarà il primo di questi eventi, quindi se per caso siete interessati a partecipare scriveteci, perché prossimamente uscirà un calendario e verranno organizzate delle nuove visite in cantieri come questo, quindi che impiegano materiali naturali. Anche noi nel nostro piccolo stiamo pensando di fare più di una visita, eventualmente dedicare, se vi interessa l'argomento, video appositi in cantieri diversi che si stanno svolgendo in questo momento. Grazie, volevo ringraziarvi Magda e Vincent, perché siete venuti a trovarci e ci avete dato la possibilità di raccontare quello che è stato il nostro progetto e la nostra realizzazione. Ma guarda, grazie a voi, perché il piacere è stato nostro di alloggiare in questa casa meravigliosa con questo panorama che non vi sto neanche a raccontare, ed è stato veramente emozionante vedere la realtà di colleghi che si appassionano a questo modo di progettare è in crescita, e quindi esatto, facciamo una specie di... L'augurio è quello di diventare sempre di più, in modo da fare un po' rete e crescere sul mercato. Esatto, fare in modo che più persone si interessino ai materiali naturali per case più salubri, e quindi di conseguenza i materiali, con la richiesta che cresce, possano trovare dei prezzi ancora più accessibili per ognuno di noi. Grazie per averci seguito e al prossimo video.